Ford Capri, un nome che forse a qualcuno di voi potrebbe far un po' arrabbiare, ma oggi, visto l'occasione che ce l'ho per qualche giorno qua, in occasione del weekend del WEC, oggi ne parliamo, la vediamo prima fuori, poi dentro e poi la andiamo a guidare. 4,63 m di lunghezza, 1,87 m di larghezza e un'altezza di 1,63 m. Insomma, la Ford Capri ritorna al giorno d'oggi e ritorna in veste di elettrico, se vogliamo chiamarlo così. Come vi ho anticipato, anzi, prima di continuare vi consiglio vivamente di iscrivervi al canale, perché tantissimi di voi guardano i video, lo so, ma non è iscritta. Che abbiamo già imparato un po' a conoscere qualche settimana fa, se ricordate, ho fatto appunto il video per automoto.it. Andremo molto velocemente sia per quanto riguarda il design, con questa calandra completamente chiusa ovviamente e in nero lucido. Poi c'è anche il giallo, secondo me un pochino più carino, che l'abbiamo visto appunto qualche settimana fa. Cosa ne pensate? Questa qua grigia comunque è carina come colore, però a parte questo, allora design sicuramente boxy, diciamo muscoloso, possente, perché comunque il cofano qua davanti è bello lungo, fari full LED ovviamente, la scritta Capri che è anche qua in rilievo con anche il logo dell'ovale blu qua in mezzo, che è molto carino, anzi ora che l'hanno rifatto nuovo, quasi, anzi completamente nuovo, perché era diverso una volta. Abbiamo cerchi ovviamente aerodinamici per ovviamente migliorare il coefficiente aerodinamico, con gomme da 235-55 con un cerchio da 19 pollici, molto carino anche questo disegno anche del cerchio. Successivamente, insomma, la Ford Capri sì, è un nome, viene un po' ripresa per, dice Ford ovviamente, per alcune caratteristiche estetiche, come ovviamente ad esempio la parte del lunotto posteriore, che c'è un po' a forma di coupé, con queste forme un pochino sinuose che appunto non dovrebbero ricordare appunto la Capri, che per carità la ricordano, però non lo so, l'avrei chiamata anch'io in un'altra maniera sinceramente. Comunque vettura che al posteriore appunto è anche qua è molto possente, tra virgolette, con queste linee sempre molto cicciose, possiamo definirle cicciose? Sì, secondo me sono cicciose. Comunque fari sempre full LED che sono collegati sempre da questo nero lucido. Abbiamo come novità anche la scritta Capri qua in rilievo, visto che ci siamo apro ovviamente il bagagliaio, perché siamo a più di 500 litri di volumetria. Abbattendo i sedili, che sono con la suddivisione 60-40, si arriva a 1500 litri di volumetria. Ci sono anche qua degli porta oggetti per mettere ovviamente tutto quello che volete, e cosa molto gradita in realtà il piccolo scomparto tra virgolette per appunto mettere lo sci. Tra l'altro qua il portellone è elettro attuato. Comunque qua abbiamo sì plastica rigida, che diciamo una plastica rigida che è un pochino morbida, non saprei definirvi. Successivamente abbiamo sempre pelle, che è pelle quasi morbida, e poi successivamente qua sotto che è lo stesso materiale che troviamo qua sopra. I sedili sono elettrici, ho provato anche la modalità massaggiante che c'è con questo tastino, sinceramente non mi piace non mi è piaciuta tanto, non saprei dirti il perché. Comunque abbiamo qua display per quanto riguarda gli strumenti da circa 7 pollici, abbiamo un mega display che è in verticale da proprio più di 15 pollici, se non ricordo male, vado a memoria. Abbiamo il volante di per sé è molto carino, con la terza razza che è in alluminio appunto, e qua i tasti, e ve ne parlo alla guida e vi dico già gnè. A parte questo, il display qua si può inclinare in questo modo, quindi due posizioni secondo me molto comode, e qua ovviamente c'è anche un altro scomparto per mettervi tutti gli oggetti che volete. Anche qua il volume è touch, abbiamo la ricarica wireless nella parte destra, qua nella parte sinistra invece no. Qua altri
oggetti, e ovviamente abbiamo anche un altro pozzetto qua, che è veramente enorme. Tra l'altro il tunnel centrale è bello voluminoso, come state vedendo, quindi per quanto riguarda io invece, che sono sempre 1,70 m e non tocco con la gamba, secondo me chi è un pochino più alto potrebbe dare un pochino fastidio, essere sincero, perché i pedali, non so se riesco a farvelo vedere, i pedali dell'acceleratore e del freno sono un pochino un po' più sulla destra del solito, secondo me un pochino potrebbe essere scomodo a qualcuno. Nella parte posteriore invece abbiamo sempre lo stesso pannello porte che abbiamo visto nella parte anteriore, il pianale è completamente piatto, quindi questa cosa è sicuramente frutto grazie alla piattaforma MEB di Volkswagen. Successivamente abbiamo anche due porte USB di tipo C. È impostato sulla mia statura il sedile, guardate quanto spazio ancora ho. Per quanto riguarda invece la seduta, vedete anche che l'angolo della ginocchia è un po' rivolta verso l'alto. Questa è un po' una caratteristica di tutte le MEB, quindi lo sapevamo già. Poi abbiamo anche il bracciolo, molto comodo, con tanto di portabicchieri. Vi avevo fatto vedere prima, vi faccio anche vedere come si toglie. Molto semplicemente, c'è tutto un unico blocco e potete andare volendo a sciare. Io sempre 1,70 m sono, ragazzi, quindi non ci posso fare molto. Comunque io sto molto comodo, secondo me 5 persone ci stanno più che comodamente qua dentro, quindi sotto quel punto di vista niente male. Vi faccio vedere anche la vettura da questa prospettiva, che appunto c'è questo tunnel, insomma, che è comunque tutto un unico pezzo col display che comunque è anche molto carino. Alla guida vi ho parlato anche che forse il display molto bello da vedere, però al tatto sembra, non so, un pochino cheap secondo me. Detto questo, io non devo farvi vedere altro, a meno se non ricordo male. Detto questo, quindi andiamo a provarla su strada e poi ritorniamo per le conclusioni. E arriviamo finalmente alla guida di questa nuova Ford Capri. L'abbiamo già appunto provata, o meglio c'è stato il primo contatto qualche settimana fa, se vi ricordate, se avete appunto visto il video su automoto.it. In questi giorni di WEC, sono riuscito a provarla un pochino più calma e quindi posso anche raccontarvela un pochino meglio anche. Allora, vettura che ovviamente poggia sulla piattaforma MEB di Volkswagen, piattaforma MEB che conosciamo molto bene perché comunque è la solita MEB che abbiamo visto anche sulla, ad esempio, visto che il formato è questo, la ID5. In questo caso abbiamo la versione all wheel drive, quindi quella da 340 cavalli, abbiamo appunto motore elettrico, uno all'anteriore, uno al posteriore. La coppia siamo a circa 500 Nm se non ricordo male, ma se non ricordo male anzi non è stato ancora dichiarato. Ma a parte quello abbiamo la batteria da 79 kWh, quindi abbiamo anche un'autonomia molto interessante in WLTP, perché siamo quasi a 600 km di autonomia appunto. Tra l'altro, piccola parentesi autonomia, visto che ne sto proprio adesso parlando, visto che forse è anche l'argomento più interessante quando si parla di auto elettriche, questa Capri mi aveva già sorpreso in realtà quando ho avuto il primo contatto, perché al primo contatto, se ricordate, l'ho provata appunto, era più un contesto autostradale e anche per quanto riguarda i consumi, vado a ricordo, era sui circa 23 kWh ogni 100 km, che comunque non è per niente male, quindi siamo sui circa 300, poco più, 350 km di autonomia. E considerando anche che è una vettura che pesa un po', direi che non è per niente male appunto. E a parte questo, per quanto riguarda il comfort, stavo parlando appunto dell'autonomia, scusate, ma sono giorni di WEC che sono un po' incasinati. A parte questo e a parte le mie cose, l'accelerazione è assolutamente
notevole, perché appunto abbiamo la all wheel drive e abbiamo un'accelerazione da 0 a 100 km/h in poco più di 5 secondi, quindi va che più in scioltezza sotto quel punto di vista. Anzi, secondo me l'accelerazione, a proposito, esponenziale, progressiva, non, cioè, ti lascia un po', però non eccessivamente, secondo me va bene così, perché comunque non è l'anima sportiva di questa vettura. Ma a parte questo, stavo parlando appunto di autonomia, perché se quando l'ho provata qualche settimana fa faceva anche più freddo, ha riscontrato circa 23 kWh in un contesto solo autostradale, in pratica, beh, ora lo sto provando più in urbano e extraurbano, temperatura di circa 20 gradi, e ragazzi, ha fatto poco, cioè all'andato sono riuscito a raggiungere 11,3 kWh ogni 100 km. Ovvio, sono condizioni quasi perfette per le vetture elettriche, però beh, veramente tanta roba per questa Ford Capri. Sotto quel punto di vista l'efficienza, beh, non è per niente male, soprattutto perché se pensate anche alla Ford Mach-E, che non era proprio super efficiente, quindi sotto quel punto di vista, beh, mi ha sorpreso veramente tanto. Sta di fatto che comunque, ripeto, ci sono 20 gradi, sono delle condizioni ovviamente migliori, però comunque poco più di 11 kWh ogni 100 km, beh, sono riuscito a raggiungerli. Per quanto riguarda il comfort, invece, sto facendo questa curvona e, a parte di essere morbidosa quasi, è decisamente stabile, cioè nel senso che ok, si sente ok il peso sotto, perché grazie ovviamente al pacco batterie, però se tu gli chiedi, ovviamente lei sta fino a un certo punto, ma è una vettura ovviamente più centrata, come dicevo appunto, per quanto riguarda il comfort, perché comunque le varie buche, anche sentite adesso, perché qua insomma l'asfalto non è neanche il massimo, abbiamo comunque una spalla nella norma della gomma, però lei le assorbe veramente molto bene le varie disconnessioni appunto dell'asfalto, quindi sotto quel punto di vista viaggiate veramente nel comfort più assoluto, che tra l'altro si aggiunge a tutta la qualità che abbiamo visto anche per quanto riguarda gli interni, perché comunque il know-how che c'è sotto il gruppo Volkswagen viene trasferito anche qua. L'unica cosa, e ovviamente devo aprire assolutamente una parentesi, e gli amici di Ford forse lo sapranno già, ma insomma è così purtroppo, l'unica cosa che non sopporto, e spero vivamente, ragazzi, che venga diciamo aggiornata subito questa cosa, è ovviamente i comandi qua al volante, che sono touch, e io sinceramente non mi trovo per niente bene. Non lo so, non mi trovo bene per niente, perché sono tra un touch e un po' tasto fisico, non sono per niente precisi, anche solo per esempio per gli specchietti esterni, sia sinistro che destro, ci ho messo un po' prima di poterli mettere come voglio, nel senso, purtroppo questi comandi non vanno bene. L'abbiamo visto, se avete visto anche la prova della Volkswagen Tayron qualche settimana fa, pardon, perché è uscita ora, cioè è uscito qualche giorno fa mentre sto registrando ora, vabbè, l'avete vista? Se non l'avete vista, in soldoni Volkswagen ha ovviamente sentito i propri clienti, la critica appunto dei clienti, e ovviamente ha aggiornato i volanti delle proprie vetture. Spero che arrivi anche qua su Ford Capri, perché è veramente un peccato, perché anche solo per mettere il cruise control adattivo, cioè non ti viene voglia di non metterlo sinceramente. E a proposito di cruise control adattivo, lui solito va molto bene. L'unica cosa che in alcuni contesti, per esempio quando, vabbè, per carità, è colpa della segnaletica che abbiamo qua in Italia, quando per esempio siamo a 90 e c'è un cartello dei 50 che
se si esce ad esempio dalla tangenziale. Ovviamente lei lo legge e pensa che appunto da quel tratto in poi sia a 50 all'ora nonostante tu sia appunto ancora in tangenziale. Ci sono un po' di cose che poi lei appunto frena automaticamente, però diciamo che nessun sistema ADAS è perfetto e c'è questa piccola criticità che credo che comunque si possa anche risolvere con un semplice, tra virgolette, aggiornamento software. Vi ho parlato appunto di comodità, ma voglio parlarvi anche per quanto riguarda il comfort di guida, perché io l'ho provata ormai un po' in tutti i contesti, urbano, extraurbano, anche autostradale, e devo dire che è una di quelle vetture che ti godi il viaggio in serenità. Secondo me la all-wheel drive è un po' troppo, perché c'è anche quella meno potente con la batteria più grande che secondo me basta e avanza sotto quel punto di vista. Di essere confortevole è confortevole, è anche efficiente e, se devo essere sincero, sono rimasto abbastanza sorpreso sotto quel punto di vista. Se vi volete divertire un po' tra le curve, ovviamente con lo sterzo è un pochino morbido, medio, tra virgolette, quindi sotto quel punto di vista, tra l'altro non è precisissimo, però comunque abbastanza preciso, vi potete comunque divertire un po' tra le curve, perché se prendete appunto la all-wheel drive, a voglia con l'accelerazione dell'elettrico. Altre piccole cose che vi volevo raccontare è per quanto riguarda il montante anteriore qua sulla sinistra, che è un po', diciamo, si fa notare nel senso che è abbastanza cicciotto, quindi in alcune manovre forse dà un po' di fastidio. La rumorosità per quanto riguarda quando siamo appunto come adesso a 130 km/h, frusci aerodinamici se ne sentono, però non chissà quanto, più che altro si sente un po' il rotolamento degli pneumatici, però insomma, detto questo, io non ho molto altro da aggiungere sinceramente su questa Ford Capri, perché comunque si guida molto bene, è anche molto efficiente, anzi la giusta efficienza, anche perché tra le elettriche che non sia Tesla, non è per niente male. A proposito, perché mi è appena venuto in mente con Tesla, per quanto riguarda la frenata rigenerativa, ovviamente c'è la disponibilità D e B, come anche un po' in tutte le Volkswagen, insomma non c'è una specie di one pedal drive ovviamente, quindi si arriva in pratica fino a circa 10 km orari e poi si deve un po' azionare appunto il freno meccanicamente, freno che diciamo che tra frenata rigenerativa e frenata meccanica non si sente, se non che sia un pochino spugnoso, però sinceramente non mi sento di dire che sia brutto, è nella norma, medio, devo dire medio. E poi altre piccole chicche sono due, poi giuro che non vi rompo più le scatole. Allora, la prima è per quanto riguarda il tablet, che si può inclinare sia in modo, diciamo, un po' più angoloso, si può dire così, o in modo completamente verticale. Secondo me è comodo perché è una soluzione interessante, oserei definire. L'unica cosa è che quando si sposta non sembra molto, diciamo, solido, diciamo così. Poi alla fine voglio parlarvi ovviamente del lunotto posteriore, perché non è grandissimo, non è piccolissimo, è nella media, si vedono tutte le vetture, quindi sotto quel punto di vista non è male e non mi sento di dire che sia fastidioso, quindi sotto quel punto di vista non ho nulla da dire. E insomma, dopo aver visto come va sia su Automoto che ora in modo un pochino più approfondito, io credo di avervi detto tutto, spero. Se non mi viene in mente qualcos'altro riaccendo la camera. Per ora andiamo a vedere quanto costa e insomma un po' le conclusioni. Piccolo aggiornamento sui consumi, perché ora ho preso l'autostrada, no? E la prova, quella là, l'avevo fatta con una temperatura, ora non mi ricordo, era di circa 15 gradi o poco meno. Ora che siamo a circa 20 gradi, 18 kWh ogni 100 km.
niente male. Tra l'altro, grazie al navigatore che mi dice dove andare, tra l'altro un'altra cosa che volevo dirvi è per quanto riguarda l'impianto audio che c'è qua. Ora non so, non credo che sia uguale per tutte le versioni, dopo andatevi casomai a vedere l'allestimento, però perché ci sono comunque solo 2 allestimenti, Capri e Premium, cioè ragazzi ho preso, cioè pompa sto impianto, ma veramente tanta roba. Poi basta, piccola parentesi chiusa, ciao. E arriviamo ora alle nostre conclusioni di questa Ford Capri. Allora, vettura che comunque si guida molto bene perché è tutto centrato sul comfort. Allora, si parte per quanto riguarda i prezzi, state vedendo appunto la tabella, ci sono 2 allestimenti, 3 tipologie di motorizzazioni, si parte appunto da circa 42.000 euro, poi c'è anche un'offerta Ford, se non ricordo male, che fa pagarsi la vettura poco meno di 40 carte, insomma, fino ad arrivare a 50.000 euro. Un'altra cosa che non vi ho detto di questa Capri è per quanto riguarda il raggio di sterzata, perché secondo me su una vettura così lunga è interessante, perché per quanto riguarda la versione real wheel drive, quindi la versione d'ingresso che ha il motore posteriore e la batteria da poco più di 50 kWh, il raggio di sterzata è sotto i 10 metri, di 9,8, invece per quanto riguarda lei siamo sopra i 10 metri, che comunque è molto buono per una all wheel drive. Piccola precisazione che volevo farvi. Insomma, vettura che è sicuramente molto piacevole anche da vedere, stilisticamente un po' cicciotta, si guida molto bene, tutta centrata sul comfort. Tra l'altro vi faccio vedere questi particolari dove appunto passa l'aria per ovviamente migliorare il coefficiente aerodinamico, c'è ovviamente tutti i sensori di parcheggio del caso, telecamere del caso, insomma è tutta completa questa Ford Capri, e io insomma credo di avervi detto tutto, almeno spero, e se avete qualche curiosità insomma fatemela sapere qua sotto nei commenti. E insomma, se non vi siete iscritti, mi raccomando, iscrivetevi perché non vi costa assolutamente nulla. Se volete questa tipologia di contenuti, e volete supportarla, semplicemente basta iscrivervi. E niente, curiosità, commenti, ok? Anche per quanto riguarda il nome Ford, secondo voi perché l'ha chiamata Capri Ford questa nuova vettura? Fatemela sapere qua sotto appunto nei commenti, civilmente ragazzi. Vi leggo tutti. Niente, buona continuazione su YouTube e noi come sempre ci vediamo in un prossimo video, sempre qua su YouTube.